Ciao, sono Gianluca Fusto di Fusto Milano. Sono qua oggi a Giallo Zafferano per presentarvi la mia crostata a base di pere e cannella. Iniziamo da impastare la pasta frolla. Il burro è un ingrediente fondamentale nella nostra pasta frolla, in primis perché darà il sapore lattico, secondo per la sua struttura friabile che dona al composto e terzo, fondamentale, perché aiuta la plasticità della stesura. Dopo che noi abbiamo portato il burro a 25 gradi con l'aiuto del microonde, andremo a metterlo all'interno della nostra planetaria. Adesso andremo ad aggiungere l'uovo precedentemente sbattuto. Con l'aiuto di una frusta andremo a miscelare le polveri, la farina di mandorla, il sale e lo zucchero a velo. I prodotti sotto forma di polvere hanno bisogno di essere reidratati dalla parte umida. Questa operazione deve durare pochi secondi, onde evitare l'immissione di bolle d'aria. Una volta miscelato il nostro composto, per evitare la formazione di un glutine rigido all'interno della frolla, andremo a mettere una piccola parte di farina per assorbire l'acqua. Una volta che l'impasto ha assorbito la farina e noteremo che l'acqua non è più libera, andremo ad unire velocemente la seconda parte di farina. Quando impastiamo la frolla questa operazione deve essere veloce. A volte tendiamo a lavorarla veramente troppo in macchina. Visivamente sembra non pronta la nostra frolla, ma l'andremo a mettere su un foglio di carta. Adesso potremo notare che già il freddo del tavolo ha fatto cristallizzare il burro di qualche grado e se giriamo la nostra frolla su se stessa notiamo che è perfettamente omogenea e si stacca dalla carta senza mettere della farina. Io consiglio sempre di stendere la frolla quando il burro è ancora morbido, in modo che sia più facile l'azione della stesura. Gli ho dato una forma rettangolare e con l'aiuto di due fogli di carta forno andrò a stenderla lungo la superficie. Possiamo notare che l'operazione della stesura della frolla è stata veloce, pulita, semplice. A questo punto andremo a metterla su un piatto di portata o un vassoio per poi riporla in frigorifero per 2 o 3 ore. Passiamo alla confettura. Puliamo e mondiamo le pere. La cosa interessante è che abbiamo scelto 2 tipi di pere. Una pera decana per la sua acidità e la succulenza della polpa e poi una pera Williams per la texture e anche se andremo a cuocere la confettura per più tempo, la pera William, che è molto ricca di fibra e poco di proteina, permetterà di avere sempre una certa masticabilità. Andremo a tagliarle a fettine, più o meno di 0,5 mm. In seguito andremo a tagliarle a julienne. Ed ora andiamo a trasferire le pere all'interno della nostra bacinella. Già la parte cromatica è molto elegante. Adesso andremo ad aggiungere lo zucchero, il succo di limone e andremo a girare in modo che lo zucchero possa mescolarsi in maniera omogenea alle nostre pere. È importante a questo punto lasciare marinare almeno 15 minuti la nostra frutta in modo da sviluppare gli aromi. Dopo 15 minuti noteremo che lo zucchero ha azionato un processo di fermentazione. Cosa vuol dire? Che le pere hanno fatto dell'acqua naturale. Andiamo a mettere in una casseruola di giuste proporzioni onde evitare che ci sia un'evaporazione eccessiva e la porteremo sul fuoco per qualche minuto. Quando le pere sono arrivate a bollore le andrò a mettere in una ciotola, le copro a contatto con la pellicola, faccio raffreddare a temperatura ambiente per poi conservarle 8 ore in frigorifero. Ecco la nostra confettura dopo 8 ore, la andiamo a filtrare, recuperiamo l'acqua di vegetazione, a fuoco moderato cominciamo a scaldarla ed andremo a unire cannella. Una volta che lo sciroppo è arrivato a 105 gradi andiamo ad unirvi la frutta, riportiamo a bollore e in seguito lo andremo a mettere in un contenitore per farlo raffreddare. Ora passiamo alla preparazione dello streusel. Usiamo la tecnica del sablage, cominciamo dalla farina, lo zucchero semolato, la farina di frutta secca, in questo caso la mandorla, ed il sale. Con l'aiuto della foglia andiamo a miscelare le nostre polveri. In seguito andremo a mettere il burro tagliato a cubetti regolari. Ed ora andremo a conservarlo in frigorifero per circa 30 minuti. Adesso procederemo a foderare i nostri stampi.
Dopo aver inciso le bande di pasta frolla, le applichiamo lo stampo precedentemente imburrato. Solleviamo lo stampo delicatamente e lo andiamo a riporre sul foglio di pasta frolla. Con l'aiuto di uno sperucchino togliamo l'eccedenza. Andiamo a stampare il disco dello stesso diametro dello stampo e lo riportiamo sulla placca di cottura. Andiamo a metterlo in frigorifero per 10 minuti. La frolla è riposata in frigorifero e ora andremo a cuocerla a 175 gradi per 18 minuti circa. Dopo aver cotto in bianco la nostra crostata, andremo a mettere la confettura cercando di rispettare 1 centimetro di altezza, in modo che al momento della degustazione troveremo il giusto equilibrio tra la parte croccante data dalla frolla, la parte fondente cremosa data dalla marmellata e la parte friabile data dallo streusel. Prossimo step, andiamo a preparare lo streusel con le mandorle, per una questione innanzitutto gustativa e soprattutto anche estetica. Riprendiamo un attimo la nostra crostata e in primis andremo a mettere una prima parte di streusel per coprire la superficie e poi andremo a mettere una seconda parte abbondante di streusel cercando di creare una piramide. La costruzione architettonica di questa crostata permette di incontrare prima la parte friabile dello streusel che permette una salivazione, per poi incontrare le pere, la confettura, la parte dolce, la parte aromatica e per finire sul croccante della frolla. Il prossimo passaggio sarà mettere un pochettino di zucchero grezzo di canna per amplificare la crosticina e infine andare a nebulizzare la superficie della crostata in modo che l'acqua faccia coesione coi grassi. Ed ora andremo a cuocere la crostata in forno ventilato per 35 minuti circa a 165 gradi. Ed ora non rimane che decorare la nostra torta, una spolverata di zucchero a velo, della cannella Ceylon e non rimane altro che assaggiarla. Buonissima!